Benvenuti e benvenute. Oggi parliamo di una delle sfide più grandi e anche più frustranti per chiunque crei video con l'intelligenza artificiale, la cosiddetta crisi di identità dei personaggi. Chiunque abbia mai provato a usare uno strumento di AI per creare video conosce bene questa sensazione. Da un lato c'è la promessa, quasi magica. Scrivi 2 righe di testo e voilà, un video prende vita. Ma dall'altro lato c'è il problema, la dura realtà. Il nostro eroe, che avevamo immaginato con una certa faccia, certi vestiti, improvvisamente cambia aspetto, o peggio, diventa irriconoscibile da una scena all'altra. E tutta la magia, tutta l'illusione narrativa va in frantumi. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Ecco la nostra mappa per oggi. Primo, definiremo meglio questa crisi di identità. Poi vedremo perché succede, proprio a livello tecnico. Dopodiché passeremo alla parte bella, le tecniche per risolvere il problema e gli strumenti che già le mettono in pratica. E alla fine un bel riassunto per fissare i concetti. Partiamo dalle basi. Iniziamo a dare un nome preciso a questi problemi che tutti, ma proprio tutti, quelli che usano l'IA per i video hanno incontrato. Perché non sono errori casuali, sono sfide ben note con nomi specifici. E il primo e più grande ostacolo si chiama deriva dell'identità, in inglese identity drift. Che cosa significa? In pratica l'IA, fotogramma dopo fotogramma, si dimentica come è fatto il nostro personaggio. Magari i capelli cambiano colore, un neo scompare, i tratti del viso si modificano leggermente e dopo pochi secondi non è più lui. E poi c'è il secondo problema, che potremmo chiamare allucinazioni da prompt. Qui l'intelligenza artificiale cerca di essere un po' troppo creativa. Le chiediamo di generare un gatto su un divano e lei molto diligentemente ci aggiunge una lampada, una pianta, magari un tavolino, cose che non abbiamo mai chiesto. E perché lo fa? Semplicemente perché nei milioni di immagini con cui è stata addestrata, i divani erano spesso vicini a lampade e piante, e questo ovviamente ci fa perdere il controllo sulla scena che vogliamo creare. C'è un'analogia fantastica della dev community che spiega il problema alla perfezione. È proprio così. È come se ogni singolo fotogramma del nostro video venisse disegnato da un artista diverso, che ha visto solo il disegno precedente, ma senza avere un'immagine di riferimento del personaggio. Il risultato? Una confusione totale, una deriva inevitabile. E per chi vuole raccontare una storia, questo è un ostacolo enorme. Ok, abbiamo definito il problema. Adesso andiamo un po' più a fondo. Proviamo a dare un'occhiata sotto il cofano per capire perché tecnicamente succedono queste cose. Comprendere le cause ci aiuterà a capire meglio le soluzioni. Le cause in realtà sono proprio nel DNA di questi modelli video. Prima di tutto lavorano senza stato, cioè generano ogni fotogramma quasi come se fosse un compito a sé, senza una vera memoria a lungo termine. Questo porta a un accumulo di errori. Una piccola imperfezione nel fotogramma 1 diventa la base per il fotogramma 2, che sarà ancora più imperfetto, e così via. Inoltre non hanno un vero modello del mondo, non capiscono lo spazio 3D o il fatto che un oggetto o una persona dovrebbe rimanere lo stesso anche se si muove. E per finire, la loro natura li porta a inventare dettagli per riempire gli spazi, basandosi su ciò che hanno imparato, che spesso non corrisponde a quello che vogliamo noi. Ma la buona notizia è che, una volta capita la malattia, si può trovare la cura. E per fortuna la ricerca ha fatto passi da gigante. Oggi abbiamo a disposizione un bel po' di tecniche per combattere l'incoerenza. Vediamole. Possiamo dividere le soluzioni in 2 grandi categorie. Da una parte ci sono le tecniche accessibili a tutti. Cose come scrivere prompt super dettagliati, usando anche i prompt negativi per dire all'IA cosa non fare. E, importantissimo, usare immagini di riferimento per dare un ancoraggio visivo al modello. Dall'altra parte ci sono le tecniche più avanzate, come il fine-tuning. Qui si prende il modello e lo si addestra specificamente su decine di immagini del nostro personaggio, in modo che impari a riconoscerlo quasi come se fosse una persona reale. Per farvi un esempio concreto di una tecnica avanzata, guardiamo come funziona il fine-tuning con Amazon Nova. Il processo è molto strutturato. Per prima cosa si prendono i fotogrammi più importanti del personaggio da un video. Poi si usa un'altra IA per descrivere ogni immagine con del testo. A questo punto si usano queste coppie di immagine e testo per addestrare un modello personalizzato. E infine si usa questo nuovo modello specializzato per generare le scene, un modello che adesso a tutti gli effetti conosce il nostro personaggio. Ora, la parte più interessante. Come queste tecniche teoriche si trasformano in strumenti pratici che possiamo usare fin da subito? Vediamo 3 esempi di piattaforme che sono all'avanguardia su questo fronte. Il primo non poteva che essere Runway. Con il loro ultimo modello, Gen 4, hanno fatto un salto di qualità enorme, dichiarando guerra aperta proprio al problema della coerenza dei personaggi.
Quello di Runway non è stato un semplice aggiornamento, hanno proprio lavorato sull'architettura del modello, per dare ai creatori un controllo molto più preciso sull'aspetto e sul movimento dei personaggi. L'obiettivo è chiaro, portare la creazione di video con l'IA a un livello di affidabilità professionale, rendendola non solo più bella ma anche più veloce ed efficiente. Passiamo al secondo strumento, Leonardo AI. Loro hanno introdotto una funzione tanto semplice quanto geniale, chiamata Character Reference, cioè riferimento del personaggio. E il bello è che funziona in un modo incredibilmente intuitivo. In pratica si carica una singola immagine del personaggio che si vuole mantenere coerente. Fatto. Da quel momento in poi il modello userà quell'immagine come una bussola per tutte le scene che creerà. Si può anche decidere quanto deve essere fedele a quell'immagine, lasciandogli più o meno spazio per la creatività. Una soluzione davvero elegante e alla portata di tutti. E infine c'è Google Flow. Qui l'approccio è un po' diverso, perché è stato pensato appositamente per chi vuole costruire storie più lunghe, delle vere e proprie sequenze narrative. L'idea di Google Flow è semplice ma potente. Costruire la storia un pezzo alla volta. Si parte generando una prima, breve clip. Poi si clicca sul pulsante Estendi. A quel punto il modello prende l'ultimissimo fotogramma della clip appena creata e lo usa come riferimento per generare la scena successiva. Questo garantisce una continuità visiva fortissima e permette di costruire sequenze complesse, azzerando di fatto l'accumulo di errori a ogni passaggio. Molto bene, siamo arrivati alla fine del nostro percorso. È il momento di tirare le somme e guardare al quadro generale. Quindi, ricapitolando, il problema principale ha un nome, deriva dell'identità. La sua causa è tecnica, legata a come i modelli generano i video senza una vera memoria. Ma le soluzioni esistono e vanno da prompt più intelligenti fino all'addestramento di modelli su misura. E la cosa più importante è che strumenti potentissimi come Runway, Leonardo AI e Google Flow stanno già rendendo queste soluzioni accessibili a tutti. Il punto fondamentale è che la comunità tecnologica sta affrontando e risolvendo attivamente questo problema. Per chiunque volesse approfondire l'argomento o iniziare a sperimentare, abbiamo messo una lista di link e risorse utili proprio nella descrizione di questa analisi. In conclusione, risolvere il problema della coerenza non è solo un piccolo miglioramento tecnico, è molto di più. È la chiave che finalmente sblocca il vero potenziale dell'intelligenza artificiale per raccontare storie complesse con personaggi credibili. Stiamo assistendo al passaggio da semplici clip animate a vere e proprie narrazioni. Si apre un capitolo completamente nuovo per la creatività. Grazie per aver seguito questa analisi.